Crisi occupazionale è il tema della giornata, un tema sicuramente che non fa piacere a nessuno, un problema però che in qualche maniera deve essere affrontato e capito. Ci sono tante le ragioni, si diceva una volta che no, gli insuccessi o le cose negative sono orfane, mentre i successi hanno tanti padri. Ecco, questo è sicuramente un tema che è orfano un po' di tutti e forse anche orfano di due invece interlocutori che potrebbero essere più attivamente al tavolo, il mondo dell'impresa e il mondo dell'università. Due mondi, il mondo dell'impresa e il mondo dell'università, che sicuramente si sono palleggiati per troppo tempo queste responsabilità. È colpa di uno, è colpa dell'altro, insomma è difficile da dire, insomma, se le responsabilità sicuramente non sono le uniche ragioni per cui insomma il mondo del lavoro affronta le difficoltà che conosciamo oggi tutti noi, però di sicuro insomma, un contributo più positivo lo potrebbero dare, dando vita a un dialogo molto più fruttuoso. Che tipo di dialogo? Beh, insomma, intanto il mondo dell'impresa, insomma, che si alleni a formare delle persone che si sanno adattare, che vengono messe in condizione di fare degli stage, perché insomma in qualche maniera questo anello di congiunzione deve incominciare anche attraverso delle sperimentazioni, insomma delle fasi intermedie, delle fasi di formazione, di internship, delle fasi in cui in qualche maniera l'individuo impara anche ad adattarsi alla sua nuova condizione di lavoratore. Questo anche per essere più appetibile, per essere più interessante per il mondo dell'impresa. Allo stesso tempo il mondo dell'impresa deve riconoscere che quello che può sembrare inizialmente una perdita di tempo, perché devi formare una persona, perché devi avere la pazienza che capisca, devi avere il tempo, gli devi dare il tempo che si adatti, può sembrare una perdita di tempo, ma io invece sostengo che poter integrare all'interno di una cultura, conoscere l'individuo e uscire poi insomma con l'empatia, anche con la conoscenza e con gli aspetti che riguardano anche proprio la relazione con questo individuo, forse poi puoi anche ottenere quel di più che fa fare la differenza alle aziende nei progetti che poi vuole intraprendere. Beh, il tema del lavoro e del primo lavoro è sicuramente non solo nel nostro paese condizionato dall'effetto delle conoscenze e questo insomma è delle prime relazioni che facilitano l'inserimento nel mondo del lavoro. Questa è una cosa sicuramente ingiusta, una cosa che dispiace, che oggettivamente però esiste un po' in tutto il mondo, va combattuta, perché alla base di una buona economia ci deve essere sempre la meritocrazia e la capacità che per chi ha talento possa mettere in luce quel talento, a prescindere dalla provenienza e a prescindere dalle esperienze o dalle conoscenze della propria famiglia. In conclusione, le aziende devono imparare a concepire l'occasione di un nuovo ingresso in azienda come un'occasione di crescita, un'occasione di arricchimento. Il mondo delle università deve capire che tra le unità di misura c'è anche quella insomma, di avere come prodotto finale per lo studente anche l'occupazione, avere dei centri di collocamento all'interno dell'università, avere anche comunità di misura come obiettivo, quello che insomma, poi chi si è formato, la persona a cui si è dato un insegnamento possa trovare lavoro, deve essere un obiettivo. Alla fine non facciamo altro che ribadire quello che abbiamo già detto tante volte: i giovani sono al centro del nostro ragionamento, i giovani rappresentano il futuro e i giovani devono essere tutelati e aiutati, come appunto facilitando anche, mettendosi nella prospettiva che questo rapporto tra mondo dell'impresa e mondo dell'università deve essere più concreto nel dialogo. Alla prossima!